Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere quali saranno le tendenze energetiche per giugno per quello che riguarda il lavoro o i progetti. Abbiamo tre scelte. Il primo mazzo è il mazzo, diciamo, giallo, ocra, non si capisce bene perché ci sono più colori. Seconda scelta il mazzo azzurro, terza scelta il mazzo verde. Se diciamo preferite scegliere con i segni zodiacali, vi tiro fuori qua i segni. Abbiamo Acquario per il primo mazzo, Toro, Leone e Gemelli. Vi ricordo comunque che è interessante guardare anche l'ascendente, perché di solito è quello che risuona un po' di più. Allora, per il secondo mazzo abbiamo l'Ariete, il Sagittario, la Vergine e il Capricorno, mentre per il terzo marzo abbiamo i Pesci, il Cancro, lo Scorpione e la Bilancia. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo numero 1. Andiamo a vedere quali sono le tendenze energetiche lavorative per il mese di giugno. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare una delle altre due letture in base al gusto oppure in base all'ascendente e al segno lunare. Poi, per capire come unire più oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche l'indirizzo mail nel caso vogliate contattarmi e il link ai corsi gratuiti. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. 5 di bastoni, l'eremita, due di pentacoli, la morte e il fante di coppe. Ve li metto un po' più giù perché c'è il riflesso della luce. Allora, devo dire ragazzi che nella prima parte di giugno potrebbe esserci un po' di maretta. Abbiamo un 5 di bastoni, quindi diciamo che non è un periodo proprio tranquillo, ma non lo sento di negativo. Più che tutto con questo 5 di bastoni potrebbero esserci delle gare, delle competizioni. ehm, Potrebbero anche essere dei concorrenti da dover sconfiggere o delle persone da dover mettere d'accordo. Si parla comunque di un gruppo qui, con questo 5 di bastoni. Andiamo a vederlo subito. Asso di spade, ruota della fortuna, re di bastoni e 7 di coppe. Io credo che qui qualcuno stia, nella prima parte di giugno, lottando, stia lavorando per cambiare un qualche tipo di realtà, per aprirsi delle possibilità. Qui può essere che ci sia una sorta di lotta per far venire alla luce determinate cose. Vi dico, c'è una ruota della fortuna, quindi sento che in qualche modo qua le energie cambieranno, eh. Andiamo a vedere l'eremita perché ho la sensazione che potreste aver bisogno di prendervi un momento per riflettere su tutto quello che è questo momento di inizio mese. Andiamo a vederlo. Queste sono troppe.
Fante di coppe e 5 di pentacoli. Allora, qui la vedo in due modi. O qualcuno potrebbe venire a chiedervi scusa per un certo tipo di comportamento, o voi potreste fare una sorta di offerta di pace. Devo dire che con questo 5 di pentacoli potrebbe esserci qualche spesa imprevista, ragazzi. Ho come l'idea che potrebbero chiedervi dei soldi in prestito, insomma. E se fosse un figlio, vi dico già che qua c'è da tagliare, da chiudere i rubinetti, diciamo così. Cioè, una volta o due va bene, ma se poi è un'abitudine, se poi è una dipendenza, cioè è un dato di fatto che tutti i mesi, per esempio, il figlio o la figlia viene a chiedervi dei soldi, non va più bene. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 2 di spade e 8 di bastoni. Allora, vi dirò ragazzi, qua potrebbe arrivare qualche tipo di offerta dove c'è da investire. Adesso poi andiamo a vedere per disoccupati, occupati e via dicendo, però ho come la sensazione che se vi arriva questa offerta di cui ci parla il Fante di Coppe, c'è da valutare tutto bene perché o c'è da investire una grossa somma di denaro, oppure potrebbe essere un nuovo entusiasmante progetto di quella persona che conoscete da una vita e che insomma genuina, però anche un po' ingenua, direi. C'è come da prendersi un momento con l'eremita per riflettere su quello che vi è successo, su quello che vi sta succedendo. E qui con questi 2-2 e l'8 di bastoni ho come la sensazione che ci sia la necessità di comunicare qualcosa. Tenete presente che sia il 2 di pentacoli che la ruota della fortuna sono due carte di karma, di, più che di karma, di cicli continui, cicli che si ripetono, e qui c'è come la voglia, insomma, di mettere un punto e a capo. Andiamo a vedere la morte. Regina di spade, re di coppe, regina di coppe e 3 di coppe. Voglio una carta per questo 5 di denari. Allora ragazzi, qui ho la sensazione che sia importante per voi cercare delle collaborazioni in questo periodo. Allora, se siete disoccupati, devo dire che sì, potrebbe arrivare agli inizi di giugno, non sembrerà, però poi si muovono le cose, potrebbero arrivare delle offerte. Non sono offerte super eclatanti, non vi renderanno ricchi, ma diciamo che riuscirete a far fronte alle spese, insomma, con queste offerte di lavoro, con queste nuove possibilità che si aprono. Qui si tratta di usare la parola, di comunicare, di offrire, di porsi, di mandare curriculum, di... Allora, mi parlano di carità, la parola che ho sentito io è caritatevole, però potrebbe essere riferito alla carità, per esempio, no? Ma qui fa riferimento al luogo dove potreste trovare lavoro, quindi in posti dove si aiutano le altre persone. Questo ve la do come così messaggio in più. Ho come la sensazione che ci sia una sorta di cambio all'inizio del mese che vi apre effettivamente queste nuove strade. Però è come se arrivassero delle
offerte da valutare molto bene, perché qui abbiamo un 5 di bastoni con un 4 di bastoni, quindi può essere che magari non sia il lavoro dei vostri sogni. Per qualcuno si tratta di fare i turni, che non è una cosa che voi volete fare tanto, però appunto è un lavoro che vi permette di pagare le spese. Mm. Tenete presente che avete la ruota della fortuna, quindi la prima settimana di giugno potrebbe essere propizia per magari provare a giocare con qualche gratta e vinci o cose di questo genere. Non esagerate mai, sapete che io non è che stimoli tanto queste cose, però con la ruota della fortuna ci sono buone probabilità che arrivino dei soldi, che arrivino delle vincite, che arrivino delle opportunità inaspettate. E quello io sento che potrebbero arrivarvi delle opportunità che non sono esattamente nelle vostre corde, ma che vi permettono in qualche modo di mantenervi a galla. Vi dico, potrebbero esserci da fare dei turni. Se siete dipendenti, ragazzi, potrebbero esserci delle scaramucce tra colleghi, potrebbe essere necessario l'intervento di un capo, però ho anche la sensazione che se abbiate in testa di chiedere il trasferimento, potrebbe essere un buon momento poi per ottenerlo. Io credo che qui si tratti di cambiare gruppo di lavoro per molte persone. Però questo 2 di pentacoli mi dice che qualche cosa continua a ripetersi, quindi qui è la comunicazione che va migliorata. Comunque vedo, ragazzi, aiuti da tutte le parti, devo dire, fate solo attenzione un po' a a questo 5 di pentacoli, perché di solito parla di qualche appunto spesa imprevista piuttosto che perdita finanziaria. Se per caso fossi in un punto dove c'è qualche tema legato alla casa che vi tiene sulle spine, qui abbiamo un 3 di coppe, quindi ho come la sensazione che alla fine questa cosa vi lascerete indietro questo peso con la morte, c'è come da festeggiare. Mm. Ok, andiamo a vedere uno di questi oracoli che io trovo fantastici. Andiamo a vedere un consiglio. Ah no, scusate ragazzi, non ho detto, se siete autonomi. Se siete autonomi, devo dire che potrebbero esserci nuovi accordi in vista. Le cose con questa ruota della fortuna cambieranno, ma qua ho anche l'impressione che siete voi che dovete un po' andare verso gli altri. Non vedo grandi espansioni, sinceramente, in questo periodo, né a livello di clienti né a livello di soldi concreti, intendo, però sì che si aprono una serie di possibilità, anche proprio discutendo, confrontandovi con gli altri. Va bene, andiamo a vedere un oracolo di questi. Identifica le paure relazionate con la salute. E questa carta dice, la lezione di oggi, chiediti se hai paura di guarire. La tua mente cosciente forse dice di no, perché è la risposta logica. Però questa domanda va diretta a questa parte profonda del tuo essere, a questo io spirituale che può aver sviluppato paure sulla guarigione. L'obiettivo? Esplorare se hai ragioni radicate per voler posticiparla. Wow. È interessante perché c'è un serpente che stringe. C'è qualcosa come se stringesse la salute. Ok, utilizza la tua saggezza. Che interessante. Lezione di oggi. Dedicati alla saggezza nel giorno di oggi. Scusate, sono in spagnolo. Prendi coscienza di una delle grandi verità che hai imparato e applicala nella tua vita in qualche maniera. L'obiettivo, utilizzare la tua saggezza e sentire il potente che risulta quando passa da un pensiero a forma.
quando la saggezza viene concretizzata fondamentalmente. E poi qui abbiamo rimani centrata. Adesso mi dispiace ragazzi perché sono carte lucide, purtroppo si vedono i riflessi delle luci. Allora, lezione di oggi. Nella tranquillità cosciente, per tanto è stressante che sia il giorno, il proposito è rimanere centrata e calma o centrato e calmo. L'obiettivo? Imparare che puoi controllare la tua energia psichica. Wow! Cari amici del primo gruppo, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, lasciare una donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare una sessione oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della scelta numero 2. Andiamo a vedere anche per voi le energie che ci saranno per il mese di giugno per il lavoro. Tenete presente che sono letture collettive, facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare o uno degli altri due mazzi a vostro piacere. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del primo semestre del 2024, alle previsioni per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere. 10 di coppe, 7 di bastoni, 9 di bastoni, questa non è caduta ma la voglio guardare, è un 7 di denari, e 3 di coppe. Ragazzi, lo vedo un periodo proprio propizio, o almeno per le carte così come sono adesso, ci potrebbe essere qualche nuovo risultato, insomma. Allora, tutto dipende dalla situazione lavorativa che avete. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi farò gli esempi occupati, disoccupati e autonomi. Allora, partiamo da questo 10 di coppe che mi dice che, allora, o fate già parte di un gruppo o potrebbe essere un'azienda familiare per qualcuno o potrebbe essere il completamento di un cambio, mi verrebbe anche da dire, il completamento di un ciclo. Andiamo a vedere il 10 di coppe, wow! 3 di bastoni, appeso e forza. Qui è come se aveste bisogno di un incoraggiamento, una spintarella per andare avanti nel vostro progetto. Devo dire che sento che qualcuno ha l'appoggio della famiglia. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo la luna, un asso di coppe e un 3 di spade. Allora, c'è un 10 di coppe e un asso di coppe. Qui ci potrebbe essere proprio un nuovo inizio, un nuovo progetto, un qualche sogno nel cassetto che viene sviluppato in questo periodo, ragazzi. Devo dire che c'è la luna di 3 di spade e spiegando questo 7 di bastoni ho come la sensazione che nella parte centrale, diciamo, di giugno spenderete parecchie energie per difendere un ideale, per difendere una posizione, per difendere magari proprio questo nuovo progetto di cui si parla. Cioè, sento che lo porterete avanti con destrezza, comunque, nonostante le paure, nonostante la sofferenza, il sacrificio. Sento che qualcuno dovrà fare sacrificio. Magari è un sacrificio di tempo, dovete sacrificare il vostro tempo personale per... Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 3 di pentacoli e 7 di spade.
Datemi una carta per il 7 di spade. 4 di coppe e 4 di spade. Allora ragazzi, qui ho come l'idea che verso fine mese mollerete un po' le redini della situazione, perché giustamente è come se a inizio mese ci fosse qualche nuova possibilità, progetto, c'è come un qualche cosa che si vede da un'altra prospettiva. E nella parte centrale del mese ho come la sensazione che appunto ci sarà questo nuovo inizio, ci sarà probabilmente potrebbe anche essere una nuova collaborazione con un gruppo, però c'è un 7 di spade. Fate attenzione alle mezze verità, a quello che non vedete. Non abbassatela troppo la guardia. Andiamo a vedere il 3 di coppe, 4 di bastoni e 6 di spade. Beh, devo dire che con il 4 di bastoni e questo 3 di coppe, ragazzi, arriva qualche tipo di risultato, qualche tipo di successo, si chiude un cerchio, si arriva a una sorta di stabilità. Allora, andiamo a vedere caso per caso. Se siete disoccupati, allora, a parte che vedo un aiuto da parte della famiglia, però a parte questo, se siete disoccupati, ho come la sensazione che qualcuno si sia un po' stufato di continuare a cercare lavoro, di continuare, ed è per quello che qui sento che si potrebbe ripescare un sogno nel cassetto, che però per essere realizzato ha bisogno di altra gente, ha bisogno di altre persone, come se dovesse trovare delle collaborazioni ehm, concrete. E qui si tratta di abbassare le barriere, ma non per sì, va tutto bene quello che entra. Abbassare le barriere nel senso, ok, sono pronto o pronta ad aprirmi a qualche tipo di collaborazione. Poi tenete presente che siete voi a valutare le collaborazioni che volete nella vostra vita. Se la collaborazione con qualcuno non vi piace, via. Ma vi dico che c'è un 4 di bastoni, quindi non è un vero e proprio contratto, ma è un accordo. È comunque, guardate, secondo me potrebbe entrare qualche lavoretto così, no? Parallelamente a questo sogno che state cercando di concretizzare, di mettere in pista, di anche solo ideare, perché qualcuno magari ha il sogno ma è ancora nella fase di progettazione, non di concretizzazione, potrebbero arrivare comunque dei lavoretti. Diciamo che la vedo bene l'ambiente domestico, quindi potrebbero essere lavori come tuttofare, sono più lavoretti tipo per arrotondare come secondi lavori, quindi cose un po' così saltuarie, diciamo. Però tutto quello che ha a che fare con l'ambiente domestico, tipo non lo so, giardineria, piuttosto che sono usciti un 2 di pentacoli, un fante di coppe e un 2 di coppe. La ristorazione anche, ragazzi. La ristorazione potrebbe aiutarvi a trovare qualcosa. Però vi dico, è comunque un periodo proficuo, nel senso che comunque c'è questo 3 di coppe e questo festeggiamento, questo raggiungimento. E il 3 di coppe è la carta di chi raccoglie i frutti, ok? È la carta della raccolta. Rappresenta ottobre, la stagione della raccolta dell'uva, in questo caso, perché è un 3 di coppe. Se siete dipendenti, ragazzi, allora vi dico che qua potrebbe esserci un ambientuccio un po' pesantuccio, soprattutto potrebbero essere i colleghi,
ma ho come la sensazione che sia più il tipo di lavoro o l'ambiente lavorativo in sé, cioè soprattutto se è un lavoro ripetitivo, sento che vi sta un po' così demotivando, ecco. Se per caso state cercando di cambiare, vi dico, potrebbero esserci delle prospettive che si aprono, però A, 1, dovete allontanarvi da dove siete, 2, dovete allontanarvi dall'idea di stabilità che avete avuto fino adesso, cioè il lavoro fisso dà la stabilità economica, che da un lato è giusto, è corretto pensarla così, dall'altro lato il lavoro fisso dà la, come vi posso dire, invece che stabilità, sostituire questa parola con il lavoro fisso da quel tipo di range d'azione e punto. Cioè, 1000, beh, per sparare una cifra, 1000 entrano e 1000 entreranno. Finché io sono lì a fare il lavoro fisso, sempre lì mi fermo, sempre su quelle soglie, non riesco mai ad andare oltre, a meno che non cerco un secondo lavoretto. Se quello fosse il caso, arrivano, ci sono delle collaborazioni. Ehm, Sento tanto la giardineria, sento la ristorazione e i lavori domestici, come vi ho detto prima, quindi tipo il tuttofare, tipo aiutare magari qualche signore o qualche signora con le pulizie o cose di questo genere, o con le faccende, con la spesa, insomma. Se fosse un secondo lavoro, sempre sto parlando. Se siete autonomi, ragazzi, vi devo dire che ni. Collaborazioni in vista ce ne sono, ma non sono esattamente quello che volete. È come se ci fosse tanta competenza nel vostro settore, ci potrebbe anche essere un qualche tipo di debito o carenza da sanare per qualcuno. Però, guardate, io vedo che alla fine del mese, alla fine del periodo, si aprono nuove prospettive. L'unica cosa è che secondo me dovete andare un po' più lontano di dove siete abituati ad andare. Se siete autonomi è come se aveste bisogno di espandere. Mi parlano di supermercati? Magari per qualcuno potrebbe essere utile. Mm. Sì, è come se dovesse allungare il raggio d'azione, allargare il raggio d'azione, perché comunque arrivate da un periodo di stasi, qua, un periodo di alti e bassi. Vi dico, questo 10 di coppe, considerato che anche qui c'è un fante, potrebbe essere qualcuno della famiglia che vi viene in aiuto, ragazzi. Però tutto sommato, diciamo, non vedo né grosse perdite né grosse uscite in questo periodo. Ehm, Occasioni ce ne sono abbastanza, la cosa importante è che vi apriate, che non vuol dire abbassare completamente le difese, ma vuol dire appunto abbassarle un po', aprirsi al mondo, ma non essere ingenui. Anche perché qua avete un 7 di spade, quindi c'è da fare attenzione. 7 di spade sono sempre le bugie, le cose, le verità non dette, le mezze verità o cose per lo stile. Allora, questa carta vi dice: accetta le sfide della vita. Lezione di oggi: rifletti sopra le cose che hai dovuto affrontare nella tua vita. Ricorda che a tutti noi si presentano ostacoli che ci aiutano a crescere spiritualmente e a servire Dio. Il tuo obiettivo: esaminare le sfide che ti sei messo nella vita e fare la pace con loro. Esaminare le sfide che la vita ti ha messo qua, dice. Ma siccome tutto quello che ci succede lo scegliamo noi prima di reincarnarci,
Siamo noi che ci mettiamo determinate sfide nella vita. Wow, che interessante. Va bene, cari amici del secondo gruppo, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video oppure lasciare una donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete prenotare una sessione tramite mail oppure abbonarvi direttamente al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il terzo mazzo. Anche per voi andiamo a vedere l'energia disponibile per il lavoro per il mese di giugno. Le energie e le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni per l'estate e per il primo semestre del 2024 e ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, cari amici, per il mese di giugno. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e vi darò come degli esempi poi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora abbiamo un 5 di spade, un 9 di pentacoli, un 4 di bastoni, sì, l'unica nota negativa abbiamo un re di bastoni e questo 5 di spade che adesso andiamo subito a vedere con i mini tarocchi, però ho come la sensazione che ci siano delle questioni o sono mentali, ragazzi, come se ci fosse della confusione mentale, mille pensieri che vi girano per la testa. Andiamo a vederlo. 4 di bastoni che avete già anche qui e un 3 di pentacoli. Ci potrebbero essere come dei dubbi o delle divergenze anche, mi viene da dire inerente un qualche tipo di accordo, un qualche tipo di collaborazione, un qualche tipo di progetto magari con qualcun altro. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli, fante di coppe, infatti. Fante di coppe, 9 di spade e mago. Allora, io ho la sensazione che qualcuno qui deciderà di o diventare autonomo, considerato che abbiamo un 9 di pentacoli, o di iniziare un qualche tipo di percorso in solitaria da solo, e me lo conferma anche il mago. C'è come una sorta di azione che andrete a fare, un movimento. Diciamo che è anche una carta di nuovo inizio e considerato che abbiamo un fante di coppe, ci potrebbe essere qualche tipo di offerta. Magari incontrerete perché lo dico perché avete qui un altro 4 di bastoni, incontrerete un qualche tipo di stabilità lavorativa, un qualche tipo di collaborazione potrebbe essere, ma la cosa necessaria per voi sarebbe aprirvi la posizione di autonomi. Ho come questa sensazione e c'è un po' di incertezza in quel senso lì. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Probabilmente qualcuno è già stato autonomo perché qui abbiamo un 9 di spade, ci sono come dei pensieri, delle preoccupazioni legate al passato. Allora, per il 4 di bastoni abbiamo il diavolo e un fante di pentacoli. Io qui sento che quello che, diciamo, vi consigliano le carte è di con il fante di denari, adesso chiedo un'altra carta per il diavolo, però con il fante di denari c'è come la necessità di approfondire certi temi, di guardare bene quali potrebbero essere gli accordi. È la carta dello studente, per capirci. Quindi è come se doveste studiare questo tipo di accordo, questo tipo di contratto, questo tipo di società, potrebbe essere collaborazione nel caso risuoniate con l'aprire la partita IVA.
Vi dico, non puntate tutto su questo tipo di progetto, diversificate, ho come la sensazione che sia un po' quello il punto della situazione, perché qua con questo diavolo e il sette di coppe ci potrebbero essere un po' delle illusioni inerenti a un contratto, inerente a un ruolo, o come l'idea che qualcuno stia sopravvalutando le potenzialità di quest'offerta. Tenete presente che quando c'è un fante di coppe, le offerte sono fatte in modo genuino, nel senso che la persona veramente vi dice quello che vi dice perché vi vuole aiutare, perché vi vuole venire incontro, però è anche una carta che parla di ingenuità e di una, diciamo, come vi posso dire, troppa espansione da un punto di vista emotivo, cioè è una persona che si lascia guidare dalle emozioni. Se è felice e presa bene per un progetto, promette il mondo, se il giorno dopo le rispondete male e si intristisce, ipotesi, cambia idea sul progetto. Quindi sono un po' quelle persone, diciamo, volubili. Per quello che probabilmente il consiglio è di diventare autonomi, diventare indipendenti, se non è il discorso della partita IVA, si tratta di diventare indipendenti nelle proprie scelte, nel proprio percorso di vita. Devo dire che non è che vi sento male a livello economico, anzi, una certa stabilità ce l'avete. Andiamo a vedere il re di bastoni. Fante di spade, 5 di spade, 7 di bastoni, 8 di coppe, stella e asso di spade. Ho l'idea che con questo re di bastoni voi riuscirete a prendere in mano la situazione. Avete le capacità? È vero, avete 2 volte il 5 di spade, quindi sento che la chiarezza e trasparenza mentale, l'ordine mentale non è dei migliori, soprattutto vedendo anche questo diavolo e questo 9 di spade, però ho anche la sensazione che abbiate la forza necessaria per difendere le vostre idee, per prendere in mano la situazione, per cercare i vostri obiettivi, la vostra verità, cosa risuona a pieno con me e che cosa non mi risuona. Tenete presente che, guardavo se avevate un 7 di spade, però no, ma con il diavolo e il 7 di coppe è interessante perché c'è anche un papa, però potrebbe esserci qualche cosa al limite della legalità, anche se lo sento molto come un'illusione di potere, un'illusione di denaro, un'illusione legata ad un ruolo che potrebbe darvi la stabilità. Però non, come vi posso dire, va bene prenderlo in considerazione, ma non contate al 100% su questa cosa qua, ok? Perché c'è un diavolo. Voi andate per la vostra strada, puntate i vostri obiettivi, avete con il mago tutti gli strumenti, le conoscenze, le abilità, le doti, eh, la sincronicità per iniziare qualche cosa di vostro. Cogliete le occasioni che la vita vi mette davanti, vi dico qua c'è come un tentennamento se prendere o meno un certo tipo di offerta, un certo tipo di collaborazione o di progetto, e di qua sento che sarebbe meglio vi tutelaste. Vi dico, il Papa molte volte fa riferimento a un mediatore, quindi probabilmente avete bisogno di qualcuno che medi tra le due parti. Però qui diciamo il consiglio finale è proprio quello di mantenere gli occhi aperti e di valutare bene quello che vibra con voi e quello che invece no. Quali sono i vostri obiettivi? Cosa comunicate all'altro? Qual è la vostra verità? Che interessante. Ragazzi, se siete disoccupati, devo dire che arriverà un nuovo lavoro. Vi dico, per molti potrebbe essere necessario aprirsi la partita IVA, per altri sarà un lavoro da casa. Sinceramente, allora sì, potrebbe essere un contratto a breve termine che si ripete, però ecco, non date troppa
troppo seguito a quello che vi promettono, non rimanete attaccati con l'idea del quando raggiungerò un certo tot succederà questo, ecco. Non rimanete tanto legati a quella roba lì perché per adesso non lo sento tanto. Se siete dipendenti, allora qui potrebbero nascere nuovi progetti, nuove alleanze, nuove collaborazioni. Potreste anche addirittura essere messi a capo di un nuovo reparto, di un nuovo tipo di appunto progetto o anche per qualcuno, ma pochi, per un nuovo gruppo. Anche se con la carta delle 9 di Pentacoli sento che è un lavoro proprio in solitaria. Se siete autonomi, ragazzi, vi dico che qua potrebbero arrivare delle offerte interessanti, però valutate bene il limite della legalità, quello di cui vi parlavo prima, perché ci potrebbe essere qualche, mettiamo, sorpresa in cammino. Fatevi aiutare da qualche esperto. Datemi una carta per il diavolo. I contratti, i contratti. Sì, sì, gli scambi commerciali, i contratti, questioni di prezzi, questioni di IVA, questioni di giri, come si chiamano? Partita di giro, non mi veniva. Cose di questo genere, fate attenzione. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Io comunque qua vedo nuovi obiettivi e con questo re di bastoni la capacità di comando di gestire questi obiettivi, ok? Andiamo a vedere. Liberati dalla necessità di lamentarti. Che interessante. O ce n'è un'altra sotto. Fai meno. Allora andiamo a vedere la prima. Liberati della necessità di lamentarti. La lamentela crea vibrazione negativa, crea energia negativa. Allora, valuta onestamente se sei un lamentoso. È lo stesso se la lamentela la condividi con altri o se le fai a te stesso. Essere propensi alle lamentele è un modo di osservare una situazione senza vedere le sue potenziali benedizioni, cioè per la serie mi focalizzo solo sul negativo. Il tuo obiettivo, liberati da questa predilezione per lamentarti e invece di farlo, vedi il lato positivo delle cose. E poi abbiamo fai di meno. E la lezione è: analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Valuta se ti extralimitas, come si dice? Se sorpassi i tuoi limiti fino ad arrivare allo sfinimento innecessario. Perché succede questo? La tua salute, se lo merita, il tuo obiettivo è affrontare le ragioni fondamentali per le quali rischi la tua salute in maniera innecessaria. Che interessante! Stavo guardando se avevate qualche carta che nello specifico mi parlasse di debolezza fisica, ma a parte il 9 di spade, che potrebbe parlare di problemi di sonno da un punto di vista fisico, problemi di insonnia, problemi di sonnambulismo, e l'extrapensare. Va bene, fatemi sapere amici se vi risuona nei commenti. Se poi volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche fare una donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi direttamente al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!